La pizza, passione di tutti gli italiani e non solo. Praticamente il piatto che ci fa riconoscere in tutto il mondo. E poi, come la facciamo qui da nessun'altra parte? Siamo sinceri. Che la pizza come la mangiamo oggi sia originaria della zona di Napoli forse è un fatto conosciuto a tutti, ma che sia stata Tramonti a renderla un piatto famoso in tutto il nord Italia e probabilmente anche al di fuori, al di là dei confini italiani, è un particolare molto meno noto. Tramonti è un comune diffuso sulle colline della costiera amalfitana e un tempo basava la propria economia sull'agricoltura e la pastorizia. Vediamo il suo territorio dal video che ho preparato su Google Earth. In pratica sono tante case sparse sui monti lattari che digradano fino al mare. In questa zona esistono da sempre attività specifiche per la lavorazione del latte, la produzione del formaggio e nello specifico per la produzione di mozzarelle. Nell'Ottocento le mozzarelle di Tramonti iniziarono ad essere vendute anche a Napoli e nel Novecento alcune, ma non tutte, fra le pizzerie napoletane più conosciute, si rifornivano dai caseifici di Tramonti. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Luigi Giordano da Tramonti era stato trasferito a Loreto in provincia di Novara per la leva militare. In quel periodo Luigi scoprì che a Novara non conoscevano la mozzarella e non la conoscevano anche perché non esistevano le pizzerie. Dopo l'armistizio di Cassibili nel settembre del 1943, si rifugiò fra le colline di Oleggio, nella zona a nord di Novara e Milano, e vide che in realtà di mucche per fare latte ce n'erano in abbondanza, il contesto perfetto per ospitare un caseificio e produrre mozzarella. Dopo la guerra Luigi rientra a Tramonti, lì è conosciuto come Gigino a Casettara e riesce a convincere un gruppo di amici a migrare verso nord, nello specifico a Loreto, e iniziare a produrre mozzarella da distribuire nei paesi vicini. Nel frattempo altre persone da Tramonti, tra cui Vittorio Macchiarola, si trasferiscono al nord, in questo caso in Lombardia, e aprono a Bergamo il loro primo caseificio. Si instaurano così i primi rapporti tra Luigi e Vittorio, dove il primo si serve dell'altro per consegnare la propria mozzarella fino a Milano. Ma gli affari non vanno bene, la mozzarella è poco conosciuta nelle regioni settentrionali e commercializzarne tante è un problema. I tempi sono duri, il miracolo economico italiano è ancora lontano e decidono di tornare al paese d'origine. Luigi però non si arrende, rimane a lavorare al suo caseificio Giordano, anche se con poco profitto, e in quella valle di nebbia e lacrime, come tanti migranti la definiscono per il clima. L'intuizione arriva un giorno, quasi per caso, quando capisce che l'unico modo di commercializzare tanta mozzarella al nord sia quello di venderla per la produzione della pizza. Luigi però non è un pizzaiolo e ha bisogno di qualcuno che lo faccia per lui. Si mette in contatto con Vittorio Macchiarola e con lui apre a Novara la prima pizzeria a Mare Chiaro nel 1951, dal nome del celebre piccolo borgo nel quartiere Posillipo a Napoli, che è aperta ancora oggi nel centro della città. Da quel momento in poi Luigi Giordano inizia ad aprire una pizzeria dopo l'altra, impiegando amici e parenti pizzaioli con un'unica clausola: si sarebbero dovuti rifornire soltanto al suo caseificio. Nei 15 anni successivi Luigi riesce ad aprire altre 90 pizzerie, con il suo soprannome che diventa Gigino o Miliardario. La formula con cui creare dei locali che abbiano successo è veramente geniale, oggetto di studio da parte dell'Università di Torino, nella facoltà di antropologia, come esempio perfetto di emigrazione attiva, dove il trasferimento è funzionale alla realizzazione di un progetto di successo. La città in cui va aperta deve avere una caserma in cui anche i militari di leva possano andare a mangiare. La pizzeria deve trovarsi fra la stazione e la caserma, in modo che venga subito vista dai militari, e ogni locale deve essere a misura della famiglia che si trasferisce per aprirla. Al resto pensa lui. Al trasporto al nord. All'epoca non c'erano i Frecciarossa che collegavano in 4 ore Napoli con Milano. All'arredo del locale, che era in stile Mare Chiaro, un franchising ante litteram, diciamo, e al nome, che era uno fra questi: Piedigrotta, Mare Chiaro, Vesuvio e Capri. I 50 anni successivi vedono un susseguirsi di pizzaioli che da Tramonti si trasferiscono al nord per aprire pizzerie. La prassi è sempre la stessa. Una famiglia si insedia in un luogo e si dedica all'apertura di più pizzerie, per poi cederne ai familiari la gestione, creando una crescita a catena familiare, se così possiamo definirla. Allo stesso modo i pizzaioli di Tramonti riescono ad aprire migliaia di locali anche all'estero,
durante i fenomeni migratori italiani, avviando attività in paesi che vanno dalla Germania agli Stati Uniti d'America. A Novara la pizzeria a Mare Chiaro si trova proprio in Piazza delle Erbe, mentre ad Oleggio il caseificio Giordano, dopo essere passato dalle mani di Amedeo, fratello di Luigi, è sotto la direzione del figlio di Amedeo, che si chiama Luigi, anche lui. Vanta una buonissima produzione di mozzarella a fior di latte, realizzata nel rispetto della tradizione casearia originale, e ha avviato anche la produzione di mozzarella a base di latte di bufala, proveniente da allevamenti locali. L'impatto dell'impresa dei pizzaioli tramontani è enorme in Italia e all'estero. Nel nostro paese sono circa 3.000 i locali a gestione tramontana, molti sono i figli o i nipoti di quei migranti degli anni 50 e 60 che iniziarono l'attività, mentre nel mondo altre migliaia di tramontani ci hanno fatto associare da italiani a uno dei piatti più buoni e conosciuti di tutti. Fatemi dire solo un'ultima parola sull'etimologia della parola pizza, che è dibattuta ma che a mio modestissimo parere è chiara. In greco esiste un cibo che si chiama pita, è un panettone lievitato che somiglia alla piadina ma fatto in modo più semplice e che i greci usano per fare la pita gyros, delle specie di kebab in miniatura ma anche per mangiarlo come pane al tavolo. Il nome pita viene da pitkos, un verbo che indicava in greco antico condensato, ma che oggi non si usa più, e ha influenzato altre parole come pida, che in romagnolo significa piadina. Pita, pizza, entrambi dei pani condensati. Alcuni hanno suggerito che pizza possa derivare dal tedesco bissen, che significa boccone o pezzo di pane, ma io sposo la tesi del professor Barbero, che afferma come la parola pizza derivi dalla pita greca, ma pronunciata alla longobarda, pizza un po' storpiata. Vabbè, da dove derivi la pizza rimane buonissima e oggi è una parola usata in tutto il mondo per indicare qualcosa di italiano. Prima che andate a vedere il prossimo video vi ricordo che questo l'ho caricato con la velocissima connessione di Spadhausen. Se anche voi volete avere la fibra gratis a casa con un mese omaggio, cliccate sul link in descrizione e usate il codice sconto Vanilla.